razionalmente riconosceva le immagini che ritraevano situazioni angoscianti, paurose, indignanti, ma dentro di sé non sentiva nulla di tutto questo. Per quanto incredibile, la spiegazione poteva essere solo una. Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Anthropo Mystery. Avete mai pensato come potrebbe essere la nostra vita se non fossimo in grado di provare emozioni? È uno scenario così lontano da quelli che potremmo immaginarci che personalmente mi risulta difficile anche solo, prendere in considerazione questa idea. Cosa significherebbe in termini pratici rimanere impassibili di fronte a qualsiasi situazione della vita, buona o cattiva che sia? Sebbene possa sembrare incredibile, vi è un uomo a cui viene attribuito il nome fittizio Elliot che visse questa situazione in prima persona. La sua storia non è solo triste, ma ha anche insegnato una lezione molto importante in campo neuroscientifico. E non solo. Ecco quindi il caso dell'uomo che non poteva provare emozioni. Emozione e ragione, due caratteristiche dell'essere umano che abbiamo sempre considerato antitetiche, giusto? Mai farsi guidare dalle emozioni nel momento in cui si deve prendere una decisione importante nella propria vita. Bisogna rimanere totalmente razionali di fronte a determinate situazioni. Eppure, per quanto questa idea sia ben radicata nell'immaginario collettivo, sembra essere completamente sbagliata. La storia della medicina è segnata da quella di un uomo, al quale viene attribuito il nome fittizio Elliot, il cui tragico destino lo rese protagonista di uno dei casi più studiati nel campo delle neuroscienze. Il primo ad occuparsene fu Antonio Damasio nel 1985, un neurologo portoghese che viveva già da tempo negli Stati Uniti, e le conclusioni che ne trasse lasciarono la comunità scientifica senza parole. Ma procediamo con ordine. Elliot era una persona normalissima, un cittadino americano nato negli anni 40. Subito dopo aver finito il liceo, all'età di 25 anni, si sposò. Poi iniziò a lavorare per pagarsi gli studi di economia. Era un bravo uomo, un esempio da seguire. Al tempo in cui successero i fatti, stava ricoprendo un ruolo importante all'interno di un'azienda ed era padre di 2 figli. Ai suoi 35 anni, Elliot sembrava essere riuscito ad ottenere la vita che aveva sempre desiderato. Ma c'era una minaccia dietro l'angolo. Tormentato già da tempo da dei terribili mal di testa, si sottopose degli esami e scoprì che nel suo cranio stava crescendo un tumore. Era necessaria un'operazione per estirparlo, giacché la sua costante crescita avrebbe potuto comprimere il tessuto neuronale. L'intervento era rischioso, ma tutto andò per il verso giusto. L'operazione fu un successo, tuttavia i suoi lobi prefrontali subirono dei danni. Elliot aveva perso della massa cerebrale, ma la fase di recupero fu molto breve. In poco più di 2 settimane l'uomo era già pronto per tornare a casa. Gli esami fatti per valutare le sue funzioni cognitive avevano dato ottimi risultati. Elliot non aveva subito nessuna conseguenza apparente. Sembrava che nonostante i danni evidenti al cervello, le parti sane fossero in grado di compensare quelle mancanti e che la vita di Elliot non sarebbe stata limitata in alcun modo. Ma è lì che ben iniziò il mistero. Alcuni mesi dopo l'operazione, Elliot tornò al lavoro. Non ci volle molto tempo prima che i colleghi notassero in lui un comportamento alquanto strano. In generale, sembrava l'Elliot di sempre, amichevole e simpatico, ma il suo rendimento a livello professionale era disastroso. Dispersivo a livelli inimmaginabili, l'uomo perdeva un sacco di tempo per portare a termine compiti molto semplici, che prima dell'operazione risolveva in questione di minuti. Non seguiva le indicazioni dei suoi responsabili. Insomma, non era in grado di gestire il lavoro come prima e venne licenziato. Provò diversi lavori, ma ogni volta li perdeva per gli stessi motivi. Tutte le analisi fatte in ospedale mostravano che le sue funzioni cognitive non erano state compromesse. Eppure la sua vita professionale era ormai alla deriva. Il problema, però, era più grave di quanto si potesse immaginare. Elliot non subì conseguenze negative solo a livello professionale, ma riportò gravi problemi anche nella sua vita quotidiana. Tardava ore per prepararsi prima di uscire di casa. Se voleva andare a mangiare fuori, passava in rassegna tutti i ristoranti della zona, analizzando quanti posti a disposizione avevano, la varietà dei piatti del menù, l'arredamento, per poi non riuscire a prendere una decisione.
Sul lavoro poteva passare un'intera mattinata decidendo come classificare un documento. Poi iniziò a collezionare cose inutili, semplicemente perché non riusciva a capire se avrebbero potuto risultargli utili o no. A volte rimaneva imprigionato in un loop interminabile per un'intera giornata, solo sistemandosi i capelli o facendosi la barba, perché incapace di capire che risultato preferisse. In breve, Elliot non era in grado di prendere decisioni. A livello razionale sapeva distinguere tra bene e male, positivo o negativo, ma dentro di sé, nel profondo, nulla riusciva a suscitare in lui un qualsiasi tipo di emozione, né buona né cattiva. Poco tempo dopo l'operazione, il suo matrimonio finì. Dopo 17 anni, sua moglie decise di lasciarlo. Familiari e amici rimasero allibiti. Erano sempre stati una coppia affiatata, ma Elliot non era più lo stesso. Vivere al suo fianco era diventato impossibile. Da quel momento la sua vita sentimentale diventò un disastro. Sposò una prostituta e 6 mesi dopo si divorziò nuovamente. Conobbe un'altra donna, si risposò per la terza volta, ma anche quella unione si concluse nel peggiore dei modi. Sembrava che Elliot fosse diventato incapace di fare scelte ponderate nella sua vita e ricorse di nuovo ai medici. Ma le sue analisi davano sempre lo stesso risultato. Non c'era nulla che stesse compromettendo le sue funzioni cognitive. Eppure, qualcosa che non andava ci doveva essere, e Antonio Damasio era deciso a scoprirlo. Il medico esaminò la situazione. Elliot non aveva problemi nell'apprendere, memorizzare, gestire il linguaggio. Poteva ragionare correttamente di fronte a questioni etiche, politiche e finanziarie. Era in grado di prevedere le conseguenze di determinate azioni. Quello che gli mancava era la capacità di scegliere quale tra differenti opzioni a sua disposizione preferiva. Solo nel momento in cui era costretto a prendere una decisione mostrava un evidente blocco, un qualcosa che non gli permetteva di giungere ad una conclusione soddisfacente. Di fronte a questo fatto Damasio ebbe un'idea e decise di portare a termine un esperimento. Dopo aver riunito Elliot ed alcuni pazienti che avevano lesioni simili alle sue nel suo studio, gli mostrò 3 tipi di immagini. Una di esse era neutra, le altre 2 ritraevano una situazione sociale, una negativa e l'altra positiva. Durante il test veniva misurata la risposta galvanica della loro pelle. La risposta galvanica della pelle viene usata per valutare lo stato neurologico di un individuo. È un indice psicofisiologico, sensibile ai cambiamenti emotivi e cognitivi. In pratica misura le emozioni. E il risultato della prova fu scioccante. Elliot non provava nessuna emozione di fronte a quelle immagini. Lui stesso ammise in seguito di essersi reso conto che qualcosa non andava, mentre era sottoposto al test. Razionalmente riconosceva le immagini che ritraevano situazioni angoscianti, paurose, indignanti, ma dentro di sé non sentiva nulla di tutto questo. Ad ogni modo, da un punto di vista medico, come poteva questo fatto portare ai problemi sperimentati da Elliot? Per quanto incredibile, la spiegazione poteva essere solo una. L'unica cosa che poteva avere senso era che le emozioni fungessero da bussola nell'atto decisionale e che Elliot avesse perso quella bussola. E così Damasio iniziò a pensare al caso specifico dell'uomo. Le lesioni del suo cervello raggiungevano diverse aree, ma era il danno massiccio nella corteccia orbitofrontale a causare il problema. Questa corteccia si trova nel grande complesso associativo prefrontale, proprio sopra le orbite dei nostri occhi. È responsabile della messa in comune di diverse informazioni precedentemente elaborate nel nostro cervello. In particolare riceve input dalle aree di elaborazione sensoriale. E come si comporta quest'area del nostro cervello quando dobbiamo prendere una decisione. Di fronte a diverse possibilità di attuazione, la corteccia prefrontale crea una rappresentazione, inclusa o fugace, dei diversi scenari che possono prodursi come conseguenza delle diverse decisioni possibili, potendo provocare, in collaborazione con diverse zone della corteccia sensoriale, una generazione di immagini riferite a come sarebbero le cose se prendessimo la decisione A, la B, la C, eccetera. Queste immagini, o sequenze di immagini, evocano un quadro della reazione emotiva che la situazione provoca in noi. Damasio parlò di marcatori somatici, sensazioni avvertite dall'individuo responsabili di elencare i diversi scenari che l'immaginazione ci presenta a seguito di una scelta.
Il processo avviene ad una velocità superiore a quella di qualsiasi altro calcolo razionale. Ecco perché per lo più non avviene coscientemente. Ma per spiegarvi meglio questo concetto, vi riferirò all'esempio che usò proprio Damasio a suo tempo. Immaginate di essere in un ristorante e di dover decidere cosa mangiare. Ci sono un sacco di piatti differenti, vari sapori, prezzi, apporto calorico, eccetera. Nella fase decisionale il nostro cervello emette degli input e ci dà informazioni in merito a quanto siamo affamati, se ci piacciono tutti gli ingredienti nei piatti che stiamo considerando, se ci sembrano appetitosi, se abbiamo ricordi positivi o negativi legati a uno di essi, eccetera. Tutte queste informazioni includono una componente emotiva, il marcatore somatico. L'attivazione dei vari marcatori somatici guida la nostra decisione, in modo che la scelta sia quella corretta per noi in quel preciso momento. Ebbene, l'incaricata di raccogliere quei marcatori emotivi è proprio la corteccia orbitofrontale. Si potrebbe considerare quindi il punto dove emozione e ragione si incontrano per portare a termine il compito di prendere la decisione intelligente. È una sorta di bussola emotiva che ci permette in fretta di ridurre le varie opzioni e di giungere a quella corretta almeno per noi. Senza quella bussola, il processo decisionale diventa una montagna insormontabile. In pratica, nessuna opzione vince da un punto di vista emotivo rispetto ad un'altra e si rimane arenati ed incapaci di giungere ad una conclusione soddisfacente. L'unica cosa che rimane da fare per decidersi è analizzare razionalmente tutte le opzioni disponibili, una ad una, e scegliere in base ad un principio di convenienza stabilito in precedenza. Il problema di Elliot, per capirci, facendo riferimento all'esempio del ristorante, era solo uno. Non aveva idea di come lo avrebbero fatto sentire i piatti disponibili nel menù se li avesse consumati. In lui non c'era nessuna emozione che lo legasse ad essi e quindi non poteva decidersi. Il caso di Elliot è drammatico. Da quel che si dice, incapace di vivere la sua vita normalmente e limitato nella sua quotidianità, fu costretto a tornare a vivere con i suoi genitori e ottenne una pensione di invalidità da parte dello Stato. Ma la sua triste storia è servita a qualcosa di molto importante: stravolgere lo schema del pensiero occidentale, che vede ragione ed emozione come opposti. In verità, le emozioni sono una parte importantissima del nostro essere. Sono quelle che permettono di sostenere l'edificio della ragione. Perché senza emozioni è stato provato che l'essere umano non possa funzionare correttamente. Per finire, ricordate quando dicevo all'inizio del video che il caso di Elliot non ebbe importanza solo a livello medico-scientifico? Ebbene, una delle sue grandi conseguenze fu un cambio radicale anche nel mondo della pubblicità e del marketing. Vi siete mai chiesti perché le grandi imprese di mobili, nei loro annunci, ci mostrano cene in famiglia invece di dimostrarci la solidità dei loro tavoli? Perché le marche di automobili ci mostrano il piacere di stare al volante di uno dei loro modelli, invece di concretizzare molti vantaggi dei loro veicoli? Perché grazie a Damasio sappiamo che nessuno sceglie una marca con la ragione, bensì partendo dai suoi sentimenti. La ragione entra in gioco dopo, quando il compratore deve giustificare la sua scelta. E voi ragazzi, cosa ne pensate? Potreste mai immaginare di vivere una vita senza provare emozioni? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.